E ciao ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video, siamo qui per reactare ai nuovi bilanciamenti di ottobre che usciranno tra qualche giorno, esattamente adesso che sto registrando questo video. Dato che è una domanda che mi fate spesso su Twitch, cosa ne pensi dei bilanciamenti, adesso vi risponderò a uno di ogni bilanciamento e cosa penso delle nuove evoluzioni, del nuovo aggiornamento. Che ci sono usciti i punti hype sotto YouTube. Se questo video raggiunge 200.000 punti hype, 220.000 punti hype, ognuno può mettere circa 1500 punti. Dropperò 10 link d'amicizia dell'account principale, del mio account principale. E detto questo, iniziamo questo video. Allora, la Berserker subirà un leggero nerf del 5% di danni, direi che è giustissimo, perché faceva veramente troppi danni. Probabilmente avrei toccato pure un 5% la vita, perché ogni tanto comunque c'è anche tanta vita, eh. Però al momento per iniziare va bene così. Il bombarolo, che ci metteva 4 hit per morire dalla torre, con questi HP nel fati ce ne metterà solo 3. Quindi in realtà questo sembra un nerf stupido, però si sentirà molto. È un nerf abbastanza pesantino invece. La fornace, fondamentalmente la velocità della carta passerà da media, da lenta a media. Non so se sarà una cosa positiva o negativa. Forse sarà una cosa positiva perché almeno così la riesco a ammazzare prima, in un certo senso, però da vedere. La trivella, un bel nerf, finalmente, che molto spesso scammava l'hit del Goblin quando la buttavi in campo, non riusciva a fermare il primo Goblin, che è un hit arrivava fisso, adesso magari non riesce a fermare. La capanna Goblin anche qua giustissimo, nerf perfetto, piccolissimo, veramente piccolo, però ci sta, se no me la ammazzi. Adesso partiamo qua. Gigante Goblin subisce un triplo nerf. Questo è molto pesante perché in realtà c'è da dire che il Gigante Goblin, essendo che è stato nerfato varie volte, è anche una carta di quelle che utilizzo di più, quindi insomma. Allora, verrà nerfata la vita del 7%, i Goblin lancieri del 9% e pure la prima hit dei Goblin lancieri da dietro. Cioè questo è un triplo nerf fondamentalmente. Però c'è da dire che il Gigante Goblin in realtà in questo meta è utilizzato, perché è utilizzato insieme alla strega, la fornace, il cucciolo di drago evoluto si utilizza. Però comunque era più utilizzato il golem, molto più utilizzato il golem, quindi questo nerf è così pesante, perché fin quando mi dici 3-4% di vita ti dico ci sta. Questo nerf così pesante renderà questa carta totalmente inutilizzabile. Perché era in meta anche grazie allo chef, alla strega, insomma, e alla macchina Goblin. Si abbinava con tutte queste carte qui, perciò comunque giravano molti giganti Goblin. Se tu mi vai a toccare tipo macchina Goblin, chef, queste robe qui, il gigante Goblin muore in automatico. E facendomi questo ulteriore nerf me lo uccidi totalmente, quindi, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Questi ovviamente sono i bilanciamenti provvisori, magari tra qualche giorno metteranno quelli ufficiali, non so se saranno così. Poi passiamo alla macchina Goblin, giustissima, una carta che mi sta proprio sulle palle. Una carta che personalmente io non so utilizzare, però quando la becco contro mi dà veramente fastidio, quindi buonissimo. Nerf pesantissimo, sia di punti di vita e sia di danno della Rocket. Cambierà tutto, anche questa carta andrà molto off meta secondo me. Guardie, io alle guardie avrei fatto qualcosa in più ragazzi. Ragazzi, le guardie per me sono una delle carte più rotte del gioco in generale, cioè che mi nerfi solo la prima hit è un po' poco. Io avrei almeno ridotto un po' il danno o la vita, una qualsiasi cosa, perché così per me le guardie al giorno d'oggi sono una top 5 di carte più forti di questo meta. Troppo solide. Schieri da 3. Sugli schieri da 3 e loro dei schieri si devono prendere una decisione. Cioè tu non me li puoi buffare di brutto e poi nel farli due volte che ritornano come prima. Cioè prendetevi una cazzo di decisione. O me li lasciate decenti o me li lasciate una merda. Quindi sì, qua verranno nerfati l'8% e gli schieri ritorneranno a fare schifo come prima. In poche parole. Perché prima hanno nerfato 0-1, ma adesso nerfi 0-1 e li rendi in una maniera un po' schifosa. Scheletrini, finalmente, grazie al cielo, sta cazzo di cimitero che è veramente ovunque. Finalmente un piccolo nerf lo riceve, anche se è minuscolo, però almeno magari quella cimitero mi tirano hit in meno, sono quei 100 di danni, 200 di danni a partita, che comunque già è qualcosa, grazie al cielo. Quindi questa cosa è positiva. Poi ci sta la Vines, la nuova carta. Non so se verrà uccisa, perché comunque 306 è sufficiente per uccidere le pirotecniche, i goblin del cerbottaniere, cioè comunque le uccide queste carte, perché la pirotecnica ha 304 di vita.
E comunque fa 306, quindi comunque riesce a uccidere le carte tipo pirotecnica, arciere, gerbottaniere. Però durerà mezzo secondo e meno, quindi questa, oltre a fare un po' meno danni, quindi a non uccidere tutto, comunque anche mezzo secondo e meno. Insomma, non è male. Verrà nerfata abbastanza. Magari sarà ancora competitiva, ma sarà molto molto meno utilizzata sicuramente, perché il nerf è comunque abbastanza pesantino. Cucciolo di drago, finalmente, grazie al Signore ce l'abbiamo fatta a metterla a 2 cicli. Direi perfetto così. Strega evoluta. Strega evoluta secondo me rimarrà ancora forte. E vi dico la mia. Sicuramente sarà più bilanciata, sarà in una maniera molto più normale. Però insomma, anche togliendoci un 16% per ogni scheletro, secondo me rimarrà ancora fortina. Non utilizzata come in questa season, però rimarrà una carta decente. Cannone evoluto. Alleluia, l'abbiamo nerfato finalmente il cannone evoluto. Ci mancava solo il cannone normale per completare tutta l'opera, perché il cannone normale, secondo me, in questo momento come struttura, è ancora una carta veramente troppo forte. Però finalmente almeno l'evoluzione del cannone un pochino nerfata, male non è. Non è tantissimo perché comunque fa comunque più di 4, 304. Anche in questo caso c'è da dire che 304 basta per uccidere sia arcieri, sia cerbottaniere, sia pirotecnica, eh. Queste carte le uccide comunque perché hanno giusto giusto 304 di vita. Ci tengo a sottolineare questo fattore che non so se magari avete visto qualche altro video di bilanciamenti, qualcuno vi ha sottolineato. Lo chef ragazzi sta in meta, ma anche questa carta c'è da dire, sta in meta grazie al gigante Goblin, grazie al pack e grazie al golem. Se queste carte me le nerfi, lo chef non gira più, cioè capito? Nel farlo di un 7% di vita, che tanto, posso capire 3-4%, ma se tu me lo nerfi per 7%, la torre tu sai che puoi fare? Me la puoi prendere e me la puoi rimuovere dal gioco, perché non ha senso di esistere, capito? Che con questo nerf dubito che qualcuno utilizzerà ancora lo chef al giorno d'oggi. Che per carità ci sta, però se mi fai un gioco con delle torri, con delle truppe delle torri, me ne devi fare almeno utilizzare una a rendermene una competitiva. Se no che cazzate te ne sta a fare? Questo nerf non condivido per niente, né questo né questo, sono troppo eccessivi. Gabbia Goblin evoluta, perfetto. Qua niente da dire. Valkyrie evoluta, perfetto, niente da dire. Spaccamuro evoluti io l'avrei nerfato in altro po', ad essere sincero, perché quando esplode, sempre con questa roba di Death Damage, che sarebbe il danno alla morte sulle truppe, perché quando esplodono fanno veramente tanto danno, secondo me, veramente troppo. Io avrei fatto un 15%, ad essere sincero, oppure un 13-14%, qualcosina in più. L'avrei passato da 2,91 a 2,50 a 2,40. Che secondo me è un'evoluzione, con l'esplosione dell'evoluzione è forte. Però vabbè, meglio di niente, secondo me già così saranno molto più bilanciati. Adesso, che ci sta la furia, anche un'altra volta con sto nerf della furia, ormai saranno da 2 anni che nerfano sta furia. Praticamente, quando velocizza le truppe da 1,35 passa a 1,30. Anche questo sarà un nerf abbastanza pesantuccio. Anche se non penso che la butta fuori meta, perché comunque la furia, boh, molto spesso è utilizzata. Anche se con tutti i nerf che sta su vista diventa un po' inutile. Poi c'è il mago di ghiaccio, questo lo reputo giustissimo, sta cosa. Penso che sia proprio perfetta sta cosa. Avrei fatto addirittura forse qualcosina in più dell'8% dell'effetto del rallentamento, però ci sta. E poi qui non so, le cariche dei principi di queste carte quando vengono resettate non le fanno istantaneamente. Quindi fondamentalmente magari sarà un minuscolo nerf, ma rimarranno comunque straforti queste carte. Io personalmente in questo bilanciamento avrei aggiunto anche dei buff. Perché vedere un bilanciamento con solo dei nerf non so fin che punto si possa bilanciare o equilibrare il meta. Io avrei buffato anche magari le 5 carte, le 10 carte meno utilizzate del gioco. In modo che così sarebbe stato davvero davvero un top bilanciamento. Così è un bilanciamento carino, su molte cose sono molto discutibili molte cose di questo bilanciamento, sono troppo esagerate secondo me, anche se ci stanno, sono troppo eccessive. E niente, avrei aggiunto qualche buff. Evoluzioni usciranno l'orda di scheletri evoluta. La prossima season sarò molto curioso di provare l'orda di scheletri evoluta con un mio vecchio mazzo di scintilla orda scheletri. Dipende da quanto sarà forte l'orda di scheletri evoluta.
Il fantasma che caccia due guardie, che le guardie sono molto forti anche in questo momento. Personalmente io, per parere personale, le giocavo pure nei doppi principi e le gioco ancora tutt'oggi molto spesso le guardie. Per la solidità che ti danno in difesa per costo 3 e per il danno che fanno. L'avrei nerfato un pelino di più. Quindi prossima season preparatevi perché il fantasma royale che non metteranno nel pass ma nel negozio potrà essere molto rotto. Ci tengo a sottolineare che sono quasi arrivato a livello 70, mancano due carte. Ho finito tutti i jolly però. Prossima season arriverò a livello 70 finalmente. Allora, apriamo. C'ho tante cose da aprire. In realtà forse ci potrei arrivare addirittura questa season a livello 70, dipende. Vediamo un po' cosa esce. Ok, classico oro, quindi partiamo male. 7 cacciatori. Fatemi fare un conto perché voglio vedere già l'elite. Allora, io esattamente in questo momento ho 82.300 jolly elite. Ne ho trovati circa un 150 adesso. 160. 82.000 jolly elite. Ricordiamo che sto a 160. Vediamo a quanto arriviamo a fine video. 82.300, teniamoci. Vediamo a fine video, prendo tutte queste cose quando arriviamo. Col pass, gratis. 750 jolly, ottimo. 29 serbottanieri. Le casse d'oro non le apro perché sennò diventerebbe un video lunghissimo. Oggi sarà un video dedicato solo a sta cosa. Praticamente un... come si dice? Un 4 chiacchiere. Vediamo quanta roba esce. 700 jolly. Però dai, Lucky Drop al momento non sta facendo quasi niente. Casse fortunate, chiamatele come vi pare, come si chiamano adesso. Buone queste pirotecniche. Cioè, sta facendo molto di più dai bauli giganti, eh. Oro inutile. Ancora oro. Ragazzi, siamo già alla soglia 32. Ancora oro. Sempre oro. Cioè, che cazzo è servito sto rework delle casse, scusate. Due orde di scheletri. Ok. Ok. Va bene. Andiamo alla prossima. Mamma mia, ragazzi, ma che è sta merda? Cioè, praticamente non vale manco la pena shoppare il pass. Cioè, non è cambiato nulla. Cioè, semplicemente hanno cambiato la grafica dei Lucky Drop, ma per il resto tutto uguale fondamentalmente. Cioè, esce solo oro, assurdo. Pure qua, 4 stelle oro. Cioè, ragazzi, io non ho idea. Uno che riprenda a giocare adesso a Clash Royale, o comunque che vuole maxarsi in account in questo momento, senza tornei globali e altro, senza shoppare, ragazzi, è veramente difficile. Cioè, esce veramente poca roba. Poi non voglio immaginare uno che non riesce manco a fare le casette. È terribile sta cosa. Cioè, ragazzi, solo oro. Peggio di prima. 29 scariche. Porca troia che schifo. 29 cannoni. Ok, ragazzi, io dovrei aver finito tutti i Lucky Drop. Cioè, ragazzi, ho finito tutti i Lucky Drop. Adesso vi faccio vedere col pass gratis a quando sono arrivato. 86.700 jolly. Cioè, nel pass gratis ho fatto esattamente, era 82.300, qualcosa del genere. Ho fatto esattamente 4.400 jolly elite, e tra cui più di 2.000 erano di bauli giganti. Quindi queste caste fortunate fondamentalmente mi hanno fatto 2.500 jolly elite in totale. Che schifo. Ogni aggiornamento su sto gioco mi sembra di andare sempre peggio. Sempre peggio. Niente di positivo. Cioè, 4.000. Ma apriamo pure. C'ho anche queste 28 gratis, vediamo. 86.700, vediamo. Anche aggiungendo tutte le casse gratis di tutta la season, vediamo un po'. Se uno gioca fisso, vediamo quanta roba esce relativamente. 400 pirotecniche. 116 cannoni inutili. Che questo c'hanno un po' più di roba, diciamo. Ho 28 casse, almeno un 4 stelle, un 5 stelle dovrebbe uscire, che cazzo è?
Mamma mia, raga. Mamma mia, che schifo. Almeno. Ah, qualcosa di decente. Mamma mia. Cioè, ormai parlare positivamente di sto gioco è diventato relativamente difficile. Mo' sti 28 case sto facendo qualcosa in più, del pass. In realtà. Già mi sono usciti 3000 jolly circa. Ok, abbiamo finito, vediamo un po'. Pass gratis. Più 28 lucky. Più 28 casse gratis. In totale 10.000 jolly elite totali. 10.100, cioè un quinto di una carta. La prendo tutto il pass gratis. E probabilmente anche se prendete quello a pagamento, cioè voi fondamentalmente con 15 euro, se tutto vi va bene, vi maxate poco più di una carta. Se tutto vi va bene, se tutto vi va bene. Allucinante, ragazzi. Cioè, io pensavo che con queste casse avevano un po' rivoluzionato il sistema. Ma ok, stanno mettendo sta roba che è sempre buono, però devi fare sempre un casino di colore. Pensavo che avevano rivoluzionato tutto il sistema, che usciva qualcosa di carino, qualcosa di decente. Invece, la merda più totale, ragazzi. Io questa stagione sto giocando letteralmente un po' a cazzo, perché non mi trovo con i mazzi. Probabilmente inizierò a scalare un po' in questi giorni, se ci riesco. Però come vedete non mi sto impegnando più di tanto, il gioco non mi fa impazzire. Hanno fatto una grande manutenzione, c'è da dire, su Tattiche Royale, che è una modalità che non gioco. E non so perché sono ritornato a 0 punti in realtà, perché mi sa che ero tipo a 80. Però vabbè, comunque quando ho rimesso a 0 punti. E niente, ma hanno riazzerato tutti, oppure... Ah, ragazzi, c'è la gente che stava a 20.000 qua. Sono stati riazzerati tutti. C'è cambiato tutto. Sta cosa è interessante, eh. Ma questa modalità non mi piace per niente. Non ho mai fatto in vita mia, era giusto per darci un'occhiata per quello che era successo. E niente, ragazzi, ci becchiamo breve in live o stasera, quando uscirà questo video. Io vi auguro a tutti una buona giornata. Era un po' per rilasciarvi ai nuovi aggiornamenti che secondo me non vanno ancora bene. E niente, alla prossima. Al prossimo video, che probabilmente sarà di gameplay. Ma vediamo questo mese in ladder, non credo di fare più di tanto. Se registrerò un po' a cazzo.